Un'escursione tra le montagne siberiane, un gruppo di giovani esperti e un viaggio che sarebbe dovuto essere un'avventura indimenticabile, ma ciò che è iniziato come un'esperienza emozionante si è trasformato in un incubo inspiegabile. Uno dopo l'altro i membri del gruppo sono crollati colpiti da un male sconosciuto, lasciando dietro di sé una sola sopravvissuta e un mistero ancora oggi irrisolto. Ciao, io sono Rita e questo è Real Paracrime. Se siete nuovi qui, benvenuti. Il mio obiettivo è raccontare storie con rispetto per le vittime, esplorando le complessità di ogni caso, sia paranormale che di true crime, dando voce a vicende meno conosciute e a casi che hanno catturato la mia curiosità. Ovviamente i miei contenuti non sono adatti a tutti, quindi se trovate il video troppo pesante vi prego di uscire e vi ringrazio per la comprensione. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale, lascia un commento o un like perché il vostro supporto è davvero importante per me. Era l'agosto del 1993, in piena estate, quando 7 giovani e avventurosi amici, tutti amanti della natura e appassionati di escursionismo, si imbarcarono in un viaggio che la maggior parte degli amanti dell'outdoor potrebbero solo sognare. Ma ciò che iniziò come un'escursione relativamente semplice si trasformò presto in un incubo mortale, quando sintomi improvvisi e inspiegabili portarono alla morte di 6 dei 7 membri del gruppo. Negli anni 90 e ancora oggi, sebbene la tendenza sia leggermente diminuita, gruppi di turisti da tutta la Russia e l'Ucraina si dirigevano verso la catena montuosa siberiana del Kamar-Daban per esplorare le foreste prevalentemente di pini con vaste aree di cedri e splendidi laghi naturali di acqua dolce. Ancora oggi migliaia di turisti si avventurano in queste montagne per ammirare le meraviglie naturali della Siberia. I 7 escursionisti capaci e quasi coetanei erano turisti provenienti da Petropavlovsk in Russia, scusatemi, magari non lo pronuncio bene, di età compresa tra i 15 e i 24 anni. Nonostante la loro giovane età, tutti e 7 avevano già partecipato a lunghe escursioni e spedizioni di sopravvivenza di varie difficoltà. La loro avventura scelta era quello di attraversare le montagne del Kamar-Daban, una delle prime catene montuose mai documentate nella storia e una delle terre mappate più antiche del mondo. Questa catena montuosa circonda il lago Baikal da sud e offre panorami mozzafiato. È facilmente raggiungibile in aereo, ma ha una caratteristica unica che consente a più persone di esplorare le dolci colline e le ripide vette. Ma questo sfortunato gruppo si sarebbe presto imbattuto in forze misteriose e inspiegabili, che avrebbero rapidamente portato alla morte di tutti, tranne uno. Il gruppo energico di 6 escursionisti, dico 6 anche se prima ho detto 7, perché comunque comprende anche la guida, quindi in totale erano 7. Però i giovani che si sono imbattuti per questa escursione incredibile erano 6. Infatti questo gruppo era guidato dalla nota esperta e guida Ludomila Janova Korovina. Scusatemi, magari non lo pronuncio bene perché i nomi sono abbastanza complicati e difficili, quindi abbiate pazienza, perdonatemi. E veniva ricordata come bella, determinata e atletica. Korovina era una sopravvissuta esperta di 41 anni a capo del club turistico Azimut, parte di una scuola più ampia dedicata alla vita all'aria aperta. La sua reputazione come leader di classe mondiale e insegnante di sopravvivenza la precedeva, e i turisti percorrevano lunghe distanze solo per avere l'opportunità di fare escursioni con lei. Si era allenata duramente per anni e sebbene occasionalmente fosse stata criticata per i suoi metodi molto eccessivi, gli ex studenti viaggiavano da lontano per poter essere presi sotto la sua ala durante pericolose spedizioni in montagna. Uno dei suoi ex allievi disse di lei: sapeva come unire tutti e creare una squadra, credeva nelle persone, poteva far emergere la vera essenza di ognuno. Sotto la sua guida ognuno di noi riusciva a massimizzare le proprie capacità e a crescere in ogni ambito della vita. I membri del gruppo guidati da Corowina avevano un'età compresa tra i 15 e i 24 anni. La più anziana del gruppo era Tatiana, di 24 anni, e poi era seguito da Alexander con il diminutivo Sasha,
che aveva 23 anni ed era un po' considerato il figlio adottivo di Corovina. Era stato preso sotto l'ala della guida esperta e non solo conosceva bene le sue tecniche di sopravvivenza, ma era anche un caro amico di famiglia. Gli altri membri del gruppo erano Dennis di 19 anni, Valentina di 17 e poi abbiamo Vika di 16 anni, che era la meno esperta tra di loro. In realtà la sedicenne era un'amica di un altro membro del gruppo e sebbene avesse partecipato a precedenti escursioni non aveva comunque la stessa esperienza degli altri. Inizialmente Crovina era esitante nell'accettarla nel gruppo, poiché secondo i racconti della sua stessa amica, Vika, era nota per lamentarsi occasionalmente in modo piuttosto esplicito. Sembra a me quando io mi lamento quasi per tutto, ecco. Tuttavia alla fine fu invitata a unirsi comunque alla spedizione. Il membro più giovane del gruppo era Timur, di 15 anni, anche egli altamente preparato per la sua età. I 7 escursionisti partirono intorno al 1 di agosto, iniziarono la loro avventura dal villaggio di Murino, attraversarono la gola della Langtunai Gaze e alla fine raggiunsero il punto più alto del loro viaggio, scalando la montagna più alta della catena, chiamata Kanululu. Successivamente il gruppo iniziò la discesa. Attraversarono i fiumi Agnita e Baika e poi proseguirono fino all'altopiano dello spartiacque. Raggiunsero questa area intorno al 4 di agosto. Il gruppo viaggiava già da diversi giorni, si dice che avessero coperto oltre 70 chilometri di terreno, circa 44 miglia, in quello che era classificato come un percorso di difficoltà di livello 3, perché nell'escursionismo ci sono 5 livelli di difficoltà. Quindi questo particolare percorso era impegnativo e non adatto ai principianti, ma nemmeno anche il più difficile o il secondo più difficile. Trascorsero comunque la giornata raccogliendo, tagliando e essiccando le radici d'oro, un tipo di pianta medicinale. Si fermarono poi sulla cima. A quel punto il gruppo si trovava a circa 7.545 piedi, quindi circa 2.300 metri di altitudine, e montarono il campo in un luogo che alcuni ritengono fosse inaspettato. Quel crinale era un altopiano privo di ripari o qualsiasi protezione naturale dal vento, che diventava sempre più potente. Chi conosceva il luogo dice che aveva un aspetto quasi marziano. Rocce, erba secca e vento impetuoso erano tutto ciò che c'era in quella zona inclinata. Molti si chiedono perché abbiano scelto di accamparsi lì invece che nella vicina area boschiva, situata solo a 4 chilometri di distanza. Per raggiungere quella zona il gruppo avrebbe dovuto scendere di circa 400 metri nella foresta più bassa. I soccorritori locali affermano che c'era anche un'altra opzione per trovare riparo dalla tempesta che stava per abbattersi sui viaggiatori, ed era quello di salire sulla cima della montagna più vicina, dove si trovava comunque una piattaforma speciale utilizzata come rifugio d'emergenza per escursionisti. In quel luogo comunque avrebbero trovato legna asciutta, un posto per riposare e asciugarsi. Avrebbero impiegato solo 30 minuti per raggiungere quel punto, tuttavia per ragioni sconosciute agli investigatori Coromina non scelse quell'opzione. Una decisione che lasciò molti perplessi. A posteriori molti si chiedono perché Coromina non abbia comunque deciso di accamparsi in quel bosco vicino. Chi conosceva il suo metodo di insegnamento ipotizza che potrebbe aver scelto intenzionalmente il crinale per mostrare al gruppo come sopravvivere in condizioni estreme. Tuttavia c'è un'ipotesi ancora più triste e complessa. Alcuni suoi conoscenti si domandano se Coromina abbia deciso di fermarsi in un'area così aperta e priva di protezioni poiché non voleva allontanarsi troppo dal percorso stabilito dove doveva incontrare un altro gruppo di escursionisti. Corovina infatti stava organizzando 2 escursioni contemporaneamente, un evento abbastanza comune nelle lunghe spedizioni della regione. Questa escursione doveva comunque far parte di un viaggio multigruppo con vari punti di incontro lungo il percorso. In una crudele coincidenza, la figlia di Corovina era in realtà la leader dell'altro gruppo, con cui Gorovina aveva pianificato di incontrarsi. Anche se i 2 gruppi non disponevano di walkie-talkie, avevano programmato di incontrarsi in 4 punti strategici,
lungo il percorso per mantenere una linea di comunicazione sufficiente in caso di problemi. Come sua madre, anche la figlia di Corovina era un'escursionista esperta e il loro piano era di riunire i due gruppi per percorrere insieme gli ultimi chilometri in quella che sarebbe dovuta essere un'indimenticabile avventura madre-figlia. Purtroppo, invece di ritrovare sua madre e la figlia di Corovina, pensando che il maltempo avesse alterato i piani, proseguì con il proprio gruppo e tornò nella sua città natale, in Kazakistan, ignara del fatto che sua madre fosse in pericolo proprio nelle vicinanze e nello stesso momento in cui stava ancora camminando. L'area che gli escursionisti stavano attraversando era più una cupola che un picco ripido e dato che era estate, le condizioni meteorologiche previste erano miti. Purtroppo, nonostante Corovina avesse attentamente controllato le previsioni prima della partenza, al terzo giorno il gruppo si trovò di fronte pioggia e leggere nevicate. Senza che lo sapessero, un ciclone si era anche abbattuto sulla regione dell'Irkutsk il 3 agosto, contrariamente alle previsioni meteorologiche ricevute da Crovina. Il passaggio di un fronte freddo ciclonico generò venti di superficie sorprendentemente forti, cogliendo gli escursionisti di sorpresa. Entro la sera il vento era comunque diventato spaventoso e inarrestabile e il loro percorso si trovava al confine tra due zone climatiche, la pianura della Siberia occidentale e la Mongolia, a sud del lago del Baikal. In entrambe le zone si può formare il fenomeno della ciclocenesi, che è un processo di formazione di un ciclone. Questo evento estivo non era stato previsto dalle previsioni meteo, ma non era raro per la regione, poiché all'epoca internet non era così avanzato, le temperature esatte di quel giorno non sono note. I dati meteorologici accessibili pubblicamente per la regione risalgono solo al 1999 e nessun registro storico indica temperature estremamente fredde in agosto. I dati disponibili mostrano che la temperatura media minima in quel periodo era di circa 11 gradi e la massima di circa 21 gradi. Questo significa che storicamente le temperature non sarebbero dovute scendere sotto i 10 gradi. Tuttavia, per quanto le temperature previste fossero miti, il gruppo era preparato alla pioggia, dato che la regione comunque sperimenta in media 15 giorni di pioggia nel mese di agosto. La Siberia riceve la maggior parte delle precipitazioni durante i mesi estivi, quindi sebbene il ciclone fosse inaspettatamente intenso, il gruppo aveva con sé l'attrezzatura e l'abbigliamento adeguati. Come per tutte le escursioni, indipendentemente dalla durata, Corovina aveva comunque chiamato in anticipo per confermare le condizioni meteo. Quando Corovina contattò l'ufficio principale per un rapporto, l'ufficio le confermò che il tempo sembrava comunque essere sereno, il che era vero in base agli strumenti meteorologici disponibili in Russia nel 1993 e al fatto che un fenomeno atmosferico come il ciclone mongolo dalla Mongolia ha ben poca precipitazione. Alle 4 del mattino del 5 agosto le cuciture delle tende degli escursionisti, già tese dal vento e pronte a cedere, si ruppero e mentre il gruppo esperto riparava ciò che poteva, il vento e la rugiada continuarono a penetrare attraverso le tende danneggiate e alle 6 del mattino si svegliarono di nuovo con i sacchi a pelo bagnati, decidendo di iniziare la giornata poiché il sonno non sarebbe arrivato con quella umidità. Alle 11 del 5 agosto il gruppo, fradicio e maltrattato ormai dal maltempo, smontò il campo ormai distrutto e cominciò a camminare di nuovo. Prima che il gruppo potesse prepararsi a partire, Sasha si avvicinò a una delle tende e si lamentò presumibilmente con Corvina di sentirsi male. Nonostante si sentisse poco bene e i suoi sintomi non specificati, Sasha decise di continuare con il gruppo, sperando di percorrere più strada e completare un'altra escursione. Sfortunatamente, nei primi chilometri dell'escursione, Sasha cominciò a barcollare e a cedere. Cadde più volte fino a diventare così debole che tutti gli altri dovettero prendere il suo zaino, aiutarlo. Sasha, il membro maschile più anziano del gruppo, con i suoi 24 anni e figlio adottivo di Corovina, cominciò a sanguinare dalle orecchie e a fare schiuma dalla bocca.
Preoccupata, Corvina decise di rimanere con Sasha e prestargli soccorso. Incoraggiò gli altri due uomini, uno di 15 e l'altro di 19, a condurre il resto del gruppo verso la linea degli alberi sottostante per asciugarsi e cercare di trovare legna da ardere, che potesse essere bruciata. Tuttavia, a metà strada verso il margine della foresta, il gruppo si voltò indietro per ragioni sconosciute, ma si può supporre che qualcosa non andasse e i giovani adulti volessero essere vicini alla loro guida. Una delle membri del gruppo, Tatiana, portò a Corvina una tenda con l'intenzione di erigere un rifugio temporaneo contro la tempesta che ora infuriava nella valle. Quando il gruppo guardò Sasha per vedere in che condizioni si trovava, videro che i suoi occhi erano spalancati e scuri e le sue pupille dilatate. Quando Tatiana cercò di farlo muovere sotto una tenda parzialmente protetta dal vento opprimente, Valentina cercò di aiutarla, ma Corovina le disse di fermarsi e di andare subito verso gli alberi a cercare rifugio. Sentendo questo, Valentina, 17 anni, afferrò comunque la sua amica Vittoria, di 16, per portarla comunque a rifugio nella foresta. Ma Vittoria non voleva, infatti le morse la mano in risposta. Scioccata ma non scoraggiata, Valentina dovette trascinare comunque la giovane per i capelli fino al punto di sosta. Con Vittoria che lottava e calciava la maggior parte del tempo, Valentina, non ancora giunta agli alberi a causa di Vittoria ostile, si voltò per cercare Corovina, questa volta per lamentarsi del fatto che Vittoria non stava comunque collaborando nel raggiungere gli alberi. Quando Valentina tornò al gruppo si trovò di fronte a una scena incredibile. Tatiana era piegata in due, sbattendo intenzionalmente la testa contro le rocce più e più volte. Poi guardò Timur, il quindicenne, che si stava aggrappando alla gola come se non riuscisse a respirare, e poco dopo crollò. Dennis, il diciannovenne, urlò a Valentina di prendere le coperte e di andare a rifugiarsi, ma quando lei si voltò per rispondere vide Dennis cadere a terra e far cadere anche il sacco a pelo che aveva appena recuperato. Cadde a terra contorcendosi violentemente e strappando i vestiti, proprio come avevano fatto gli altri cinque. Quando Valentina cercò di aiutarlo, anche lui la respinse, calciando con determinazione e rifiutando il suo aiuto, sanguinando abbondantemente dalle orecchie e facendo schiuma dalla bocca. 6 dei 7 membri del gruppo erano ora caduti in quello che poteva essere descritta solo come follia, testimoniata solo da una ragazza indenne e incerta di 17 anni. Alcuni si nascondevano dietro le rocce, altri si erano infilati nei loro sacchi a pelo, in preda al panico, altri correvano in giro senza meta. Valentina stava lì impotente, mentre l'intero gruppo si contorceva a terra, sbattendo la testa contro le rocce e il suolo, strappandosi i vestiti. Alcuni membri, ora parzialmente svestiti, gradualmente smisero di muoversi, mentre gli altri continuavano a tremare e a muoversi o a correre come se non ci fosse un domani. Sapendo che non poteva fare più di quanto avesse già fatto, Valentina prese abbastanza rifornimenti per sopravvivere temporaneamente alla tempesta e si diresse verso la linea degli alberi, questa volta però da sola. Lì costruì un riparo sotto la protezione di una pietra per ripararsi comunque dal vento e infine si addormentò, anche se non riposando molto. La mattina seguente, dopo che la tempesta era passata, Valentina tornò per indagare sulle condizioni dei suoi compagni di gruppo, trovando che almeno 5 dei 6 membri erano morti durante la notte. Poi ricordò che tornando ai loro corpi non si aspettava che qualcuno fosse vivo, poiché i sintomi mostrati la notte precedente sembravano fatali, ma sentiva il bisogno di chiudere la questione e di recuperare delle provviste. Mentre alcune fonti dicono che Valentina abbia chiuso gli occhi di ciascuno dei suoi compagni deceduti. Ciò che effettivamente disse è stato perso nella traduzione e, secondo un traduttore russo locale, non disse che chiuse loro gli occhi, ma che chiuse o distolse i propri occhi dai morti. Alcune fonti dicono che a quel punto, la mattina dopo la psicosi di massa esibita dal gruppo, la leader del gruppo, Corovina,
fosse ancora viva e in grado di dare deboli indicazioni a Valentina per come fuggire, ma questo non è ripetuto da altre fonti. Quindi quel dettaglio è in discussione. Ciò che si sa è che la 17enne prese una bussola, razioni di cibo e altri strumenti di sopravvivenza dalle borse della deceduta leader del gruppo e si mise in cammino per trovare il fiume Anita, un punto di riferimento conosciuto dalla giovane che ora camminava da sola. Il fiume vicino era troppo impetuoso per essere attraversato, così Valentina accampò per la notte vicino a una torre elettrica e il giorno successivo vide che i cavi correvano dalla torre elettrica. Infatti tentò di cercare rifugio nella civiltà seguendo visivamente i cavi elettrici che portarono il servizio nelle zone più remote della Siberia. Ma purtroppo i cavi finivano in una città remota e abbandonata, priva di abitanti e di cibo e servizio telefonico. Delusa dalla falsa promessa di speranza data dalla presenza dei cavi elettrici in una città ormai deserta, Valentina cercò di seguire le tubature dell'acqua che fluivano dall'ex villaggio verso il fiume vicino, dove poi si fermò per riposare, appoggiando la sua maglietta bianca sui rami di un albero per asciugarla. Sapendo di aver poco cibo e calore per sopravvivere, la stanca e sfinita adolescente ricordò che a quel punto si stava preparando alla morte. Per fortuna dei turisti di Kiev, Ucraina, stavano facendo rafting, videro Valentina sulle rive del fiume, ma inizialmente non si allarmarono poiché a 17 anni non fece alcun tentativo di chiamarli, né mostrò segni evidenti di distress. Alla fine la coscienza dei turisti li spinse a tornare indietro per verificare la sicurezza della giovane e al loro avvicinarsi lei iniziò a fare segnali con le mani. Quando si avvicinarono, infatti si precipitò verso di loro, piangendo e dicendo che le persone erano morte e che era spaventata. Fu portata dai turisti preoccupati in un ospedale locale e vennero contattate ovviamente le autorità. Dopo il suo primo grido, Valentina divenne quasi catatonica, una volta al sicuro nell'ospedale. Questo tipo di reazione è comune per chi ha appena sperimentato un alto livello di adrenalina per un lungo periodo di tempo. Nell'ospedale Valentina inizialmente esitò a condividere la sua storia con gli investigatori, ma alla fine alcuni dettagli emersero, anche se comunque erano confusi. Questi dettagli forniti da Valentina ai ricordi del suo salvataggio e del suo grido ai turisti furono tra le uniche informazioni che la stampa poté raccogliere e alcune delle uniche versioni immediate dell'incidente. Questi dettagli forniti da Valentina ai ricordi del suo salvataggio e del suo grido ai turisti furono tra le uniche informazioni che la stampa poté raccogliere e alcune delle uniche versioni immediate dell'incidente. Per questo motivo alcuni dettagli potrebbero essere stati leggermente alterati o persi nella traduzione. I corpi dei 6 membri del gruppo dovettero rimanere soli per settimane, visitati solo da predatori, fino al 26 di agosto, anche se alcune fonti dicono fino al 21, perché le montagne comunque erano troppo ventose e pericolose per essere trovate e recuperate in sicurezza. I membri del soccorso inviati sul luogo dell'incidente in elicottero ricordano che i corpi erano accoppiati in gruppi più piccoli e sparsi su una distanza di 40-50 metri. I 6 escursionisti, precedentemente giovani, forti, vitali e pieni di vita, erano ora ridotti a cadaveri gonfiati e tumefatti, con espressioni di morte sui volti e con alcuni che indossavano solo la biancheria intima. 3 dei deceduti erano senza scarpe, un fatto che coincideva con il ricordo di Valentina, degli escursionisti che strappavano disperatamente i loro vestiti. I soccorritori ricordano che Korovina giaceva sopra Sasha, forse in un ultimo atto di protezione. I soccorritori ricordano anche che i predatori, i vari animali, avevano comunque mangiato gli occhi e le lingue, poiché i tessuti molli sono un bersaglio comune dopo la morte. Le condizioni dei corpi furono considerate una misteriosa morte, poiché non c'erano segni visibili di violenza, avvelenamento o lesioni da parte di altri animali. Le autopsie, sebbene completate, non fecero luce sul motivo del comportamento e della morte collettiva di tutti e 6. I medici notarono che le cause probabili erano morte per disidratazione, anche se nessuna fonte ufficiale poté mai confermare o negare tale conclusione.
Infine, dopo l'autopsia, i vari corpi vennero comunque avvolti da coperte bianche e mandati a casa per i funerali. Più tardi ciò che alcuni potrebbero definire come colpevolizzazione della vittima, ma che altri considerano semplicemente una questione di buonsenso, si dice che l'insistenza di Corovina nel rispettare il programma per incontrare sua figlia e il loro gruppo di escursionisti in tempo, senza perdere comunque la finestra di tempo prestabilita, abbia portato a una decisione avventata, che ha scatenato una serie di errori fatali, che hanno portato alla morte dei suoi compagni. I critici affermano che la sua riluttanza a percorrere qualche miglio in più per cercare riparo tra gli alberi potrebbe essere considerata un fattore significativo, che ha contribuito alla morte per esposizione, ma nulla di tutto ciò che spiega perché i membri del gruppo presentassero schiuma alla bocca e sanguinamento dalle orecchie, cosa che non è un sintomo noto dell'esposizione. Ci sono varie teorie e una di queste è la connessione con il KGB, il Comitato di Sicurezza dello Stato russo, stesse comunque testando un nuovo tipo di arma, possibilmente a base di suono o nucleare. Alcuni si chiedono se si potesse trattare di un'arma che potesse indebolire e causare fatalità ad una certa distanza. C'è anche la speculazione che un agente nervino potrebbe essere stato rilasciato consapevolmente o inconsapevolmente sui campeggiatori ignari, poiché il sanguinamento dalle orecchie è un sintomo comune degli agenti nervini. Questa teoria è alimentata dalla stranezza della mancanza di dettagli e dalle incoerenze dei rapporti ufficiali e nella copertura mediatica. Questa teoria del complotto ipotizza che Valentina, l'unica testimone delle presunte attività governative, sia stata pagata per non parlare, il che spiegherebbe la sua decisione di trasferirsi lontano e la sua riluttanza a discutere la questione. Tuttavia, questo tipo di ipotetica arma non spiega perché Valentina non sia rimasta danneggiata dal presunto test. E questa teoria è più una speculazione basata su prove concrete. Poi abbiamo delle connessioni invece legate al cibo. Alcune ipotizzano che i sintomi del gruppo potrebbero essere allineati con il consumo di funghi velenosi o qualche altro veleno di origine alimentare. Altri si chiedono se la loro acqua fosse stata contaminata. Alcuni si chiedono se il pasto che hanno mangiato come ultima cena conteneva veleni in qualche forma, ma i medici intervistati sottolineano che a causa del metabolismo del corpo e delle diverse reazioni enzimiche, questo tipo di malattia alimentare o avvelenamento avrebbe colpito ognuno in modo leggermente diverso e a tempi diversi, non in modo così sincronizzato come Valentina comunque ricorda. Non ci sono prove di malattie alimentari nei rapporti dell'autopsia e Valentina ricorda che lei e i membri del gruppo condividevano tutto il cibo. In risposta al fatto che tutti condividevano lo stesso cibo, chi sta studiando il caso si chiede se Valentina fosse stata protetta in qualche modo. Forse da un segreto che Corovina nascondeva nel suo zaino. Alcuni si chiedono se l'unica sopravvissuta, Valentina, possa essere stata l'unica a mangiare la cosiddetta pianta radice d'oro che Corovina stava raccogliendo di nascosto durante il viaggio, o un atto che comunque avrebbe forse protetto Valentina da qualsiasi danno subito dal gruppo, sia da una fonte naturale che artificiale. La radice d'oro, infatti, scientificamente nota come Rhodiola rosea, è una pianta perenne che cresce nelle montagne della Siberia. Le radici grezze sono ritenute quasi illimitate nel loro potenziale di utilizzo medicinale. Negli anni 50 i ricercatori russi classificarono la radice d'oro come un adattogeno perché ha la capacità di cercare, o meglio di creare una resistenza del corpo a certe tossine. I soccorritori infatti trovarono una borsa con queste radici e alcuni affermavano che questa quantità mostra che Corovina ne prese più del necessario, presumibilmente per venderle per profitto, mentre alcuni teorizzano che il consumo di questa radice abbia giovato a Valentina salvandole la vita.
Altri invece si chiedono se la pianta sia stata comunque la causa di tutti i problemi del gruppo. Gli indigeni della zona credono che la radice d'oro abbia proprietà mistiche e il folklore siberiano afferma che coloro che ne prenderanno più di quanto necessario per il consumo personale subiranno una punizione spirituale. A causa della mancanza di dichiarazioni ufficiali, non si sa se Valentina abbia effettivamente consumato le radici e se queste l'abbiano aiutata in qualche modo. Un'altra teoria potrebbe essere la cattiva nutrizione. Gli amici di Corovina ammettono che sebbene Corovina potesse essere estrema nel suo approccio alla sopravvivenza, impiegando comunque tattiche che avrebbero aiutato il gruppo in caso di emergenza, chi gli era vicino dice che Corovina non aveva mai portato l'educazione all'outdoor all'estremo, tanto da mettere in pericolo i suoi allievi. Una fonte dei media russi affermò inizialmente che il gruppo fosse carente di cibo, sostenendo che la presenza di una sola lattina di zuppa e una piccola scatola di carne lasciata al campo mostrassero che il gruppo era corto di cibo. Anche se molto improbabile, l'esaminatore medico la considerò a causa della mancanza di insulina nei campioni di sangue post mortem delle vittime. L'unica altra spiegazione medica che potrebbe spiegare questa mancanza di glucosio nel sangue dei deceduti sarebbe qualcosa di simile a una resistenza all'insulina da diabete, ma come questo possa influenzare un intero gruppo è sconosciuto. Il primo problema con la teoria che il gruppo stesse vivendo gli effetti della malnutrizione è che la fonte mediatica stava basando le sue supposizioni sulla presenza o meno dei rifiuti alimentari a campo, ma quelli nella comunità di escursionismo sanno che i migliori e i più rispettosi escursionisti portano sempre via loro la spazzatura per non contaminare l'aria. E poiché la scena dell'incidente non è stata sigillata né protetta dagli elementi per molte settimane, è possibile che gli animali selvatici e il clima abbiano preso ciò che rimaneva delle reazioni, abbia portato via tutte le reazioni alimentari e dei rifiuti del gruppo. Inoltre è logico pensare che anche se il gruppo fosse stato comunque malnutrito, sarebbero comunque lentamente deperiti e non sarebbero impazziti sbattendo la testa contro le rocce e sanguinando dalle orecchie. Non esistono pubblicazioni su sintomi di questo tipo verificatesi nelle azioni di chi è morto di fame, poiché la follia o il sanguinamento delle orifizi non sono sintomi di morte da fame. Per questo motivo la teoria della malnutrizione non è presa seriamente ed è principalmente originata nei primi articoli dei media russi, che si basavano molto su informazioni di seconda mano provenienti dal gruppo di ricerca e non da Valentina stessa. Questa dipendenza da informazioni di seconda mano ha portato i media a fare assunzioni generali senza conoscere comunque la storia di Corovina e le sue competenze. Ricordiamoci che comunque era esperta, aveva alle spalle anni e anni di esperienza. Infatti un amico di Corovina ricorda che lei era severa nell'insegnare la sopravvivenza, ma era anche una persona che avrebbe insistito affinché gli escursionisti fossero nutriti prima di proseguire e non avrebbero permesso che i giovani escursionisti fossero così malnutriti da incontrare la morte. Molti parlano della professionalità di Corovina, poiché era comunque sempre attenta a controllare i rifornimenti. Valentina, la sopravvissuta del gruppo, afferma che avevano pianificato di avere abbastanza cibo per consumare 2400 calorie al giorno e che il cibo non fosse un fattore nella loro morte prematura. Ci sono diverse teorie al riguardo, ve ne elenco comunque alcune. Una delle teorie è il mal di montagna, anche quando il gruppo si fermò per riposare si trovava a 2300 metri di altitudine, un'altezza comunque considerevole ma non così elevata da causare una malattia così estrema. Quando si manifesta di solito si presenta con sintomi lievi come mal di testa, una leggera nausea, facilmente risolvibili con acqua. Per questo motivo molti mettono in dubbio la teoria del mal di montagna come causa degli strani sintomi osservati. Poi abbiamo anche l'edema polmonare, che è quella causata ad alta quota. Infatti
causare insanguinamento agli occhi, ma il sanguinamento delle orecchie non rientra tra i sintomi noti. Inoltre l'edema polmonare o cerebrale ad alta quota tende a causare sintomi simili all'ubriachezza piuttosto che a scatenare rabbia, violenza o panico. Sebbene la città natale degli escursionisti si trovi solo a 150 metri sopra il livello del mare, il gruppo comunque aveva avuto quasi una settimana per adattarsi al clima, all'altitudine più elevata. Pertanto l'ipotesi che siano stati colpiti da un'intossicazione estrema dovuta all'altitudine viene messa in dubbio da molti. Inoltre il mal di montagna colpisce le persone in modo diverso a seconda di numerosi fattori. Il fatto che tutti i membri del gruppo siano impazziti e si siano ammalati più o meno nello stesso momento non è compatibile con i sintomi tipici del mal di montagna. Molti ritengono che la mancanza di correlazione tra i sintomi noti del mal di montagna e i dati relativi al viaggio degli escursionisti dimostra che una forza diversa dell'altitudine sia stata responsabile della morte dei 6 avventurieri. Poi abbiamo la teoria degli infrasuoni, quella che molti comunque considerano la teoria più logica e spiegabile, sebbene non del tutto perfetta, si basa sul potere nascosto e in gran parte inesplorato dal suono come arma. Alcuni si chiedono se il ciclone della Mongolia che ha colpito l'area fosse in realtà un anticiclone. Mentre un ciclone è un sistema di venti che ruota attorno a un centro di bassa pressione atmosferica, un anticiclone è un sistema di venti che ruota attorno a un centro di alta pressione atmosferica, con risultati variabili. Alcuni ipotizzano che questo particolare anticiclone abbia generato venti così intensi da provocare vibrazioni magnetiche che combinate con con le forti correnti, scusatemi, d'aria abbiano dato origine a un fenomeno strano e poco conosciuto, chiamato infrasuono. Sebbene il suono sia stato pubblicamente studiato come arma di guerra già nel 1957, si ipotizza che in questo caso gli infrasuoni siano stati generati dal vento. Si ritiene che il vento abbia creato un suono a frequenza così bassa da risultare inquietante e potenzialmente letale. Secondo un articolo, i grandi massi presenti sulla cresta dove gli escursionisti si erano fermati a riposare, colpiti da venti insolitamente forti con un certo angolo, possono trasformarsi in un generatore infrasonico di enorme potenza, capace di indurre uno stato di panico e orrore inspiegabile. Poiché il suono trasmesso nell'aria con un'intensità sufficiente entra nel corpo attraverso l'assorbimento diretto e stimola i tessuti non uditivi. L'infrasuono può produrre effetti fisiologici simili a una crisi epilettica generalizzata. Questo tipo di rumore a bassa frequenza può essere percepito dal cervello, ma non dalle orecchie a livello cosciente. Quando esposti a questi suoni, il corpo umano può reagire a un rumore che non si rende nemmeno conto di sentire, generando una sensazione di terrore e panico simile a quella che Valentina ricorda di aver visto. Gli esperti che studiano l'infrasuono per scopi militari spiegano che l'energia acustica ad alta intensità può avere molteplici conseguenze. Può influenzare l'udito in modo temporaneo o permanente, aumentare la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna, provocare anche dolore, vertigini, nausea e vomito. Secondo gli scienziati che studiano l'infrasuono come arma, la frequenza sonora più pericolosa per l'essere umano è quella che rispecchia le frequenze medie del ritmo alfa del cervello, ovvero 7 Hz. Il motivo dell'elevato pericolo associato a questa frequenza, che è 7 Hz, è anche la frequenza di risonanza degli organi interni umani, il che significa che questo suono può colpire direttamente il sistema nervoso centrale. La letteratura scientifica attuale sostiene che l'esposizione a energia acustica a bassa frequenza può causare disorientamento e di conseguenza panico e ansia. Oltre a questi sintomi comuni, le risposte fisiche all'esposizione prolungata a frequenze inferiori ai 7 Hz
Possono includere spasmi intestinali, nausea, vomito, collasso polmonare e in casi estremi persino la rottura degli organi e la morte. Secondo Valentina i 6 escursionisti presentavano irrequietezza e difficoltà nel parlare in modo coerente, oltre a disorientamento e ansia. Tuttavia, tra i sintomi noti dell'infrasuono, però non figura il sanguinamento dalle orecchie, il che pone un interrogativo sulla validità della teoria. Inoltre, gli effetti dell'infrasuono ad alta quota non sono stati approfonditamente studiati a causa delle difficoltà etiche e scientifiche nell'effettuare esperimenti simili. Molti ritengono che sottoporre animali simili agli esseri umani a suoni così dannosi sarebbe crudeltà inutile, mentre gli esseri umani ovviamente non si potrebbero mai offrire volontari per essere esposti a queste sensazioni dannose, soprattutto in alta quota. Di conseguenza, la nostra conoscenza sugli effetti specifici dell'infrasuono è limitata e potrebbero esistere sintomi ancora sconosciuti, dato che ogni cervello e sistema nervoso umano ha caratteristiche uniche. Non tutti reagiscono agli infrasuoni allo stesso modo, il che potrebbe spiegare perché Valentina non sia stata colpita. L'età, il sesso e la capacità fisiche potrebbero averla resa meno suscettibile a questi effetti. Per lo stesso motivo Sasha potrebbe essere stato il primo a stare male, seguito a ruota degli altri. Essendo il membro più anziano del gruppo e l'uomo più vecchio del viaggio, potrebbe aver avuto una maggiore sensibilità alle basse frequenze. Tutto ciò che rimane di questa tragedia è speculazione. Il caso è stato ufficialmente chiuso con la conclusione del medico legale, che attribuisce la causa della morte all'ipotermia. Per ora, almeno amici e familiari dei 6 giovani esploratori continueranno a chiedersi quale destino inaspettato li abbia colpiti. Dopo la tragedia del 1993 sui monti del Kamar Daban, Valentina, l'unica sopravvissuta, ha evitato l'attenzione pubblica per molti anni. Nel 2018 un giornalista è riuscito a rintracciarla, ma Valentina ha mostrato riluttanza a discutere dell'incidente, dell'accaduto, indicando un possibile trauma persistente. Attualmente non ci sono informazioni pubbliche disponibili sul luogo di residenza o sulla sua vita privata. Mistero, scienza, paura. Questa tragedia continua a lasciare interrogativi irrisolti. Gli infrasuoni, un fenomeno poco compreso, potrebbero aver scatenato il panico tra i giovani escursionisti, portandoli alla follia. Oppure c'è qualcosa di ancora più oscuro e inspiegabile dietro le loro morti? Le spiegazioni ufficiali parlano di ipotermia, ma i dettagli inquietanti, i sintomi anomali e le circostanze inspiegabili fanno pensare che la verità sia ben più complessa di quanto ci vogliono far credere. 6 vite spezzate, un'unica sopravvissuta che ancora oggi si rifiuta di parlare di quella notte maledetta. Ci sono luoghi in cui la logica sembra non avere più senso, eventi che sfidano la nostra comprensione e misteri destinati a rimanere tali per sempre. Questa storia è uno di quei casi dove c'è un enigma avvolto nel silenzio delle montagne, dove il vento sussurra segreti che nessuno potrà mai decifrare. Questo è tutto ciò che ho trovato, cari amici del Paracrime. Fatemi sapere ovviamente se conoscevate già questa storia e fatemi sapere le vostre teorie su cosa possa essere realmente successo su quelle montagne. Ci sono storie simili che sicuramente ve ne riparlerò. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia anche oggi e se siete arrivati fino alla fine del video. E cos'altro? Ci vediamo al prossimo video. Ciao!